cazzo è divertente però. È davvero davvero molto divertente. Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, circa un anno fa ho acquistato una Ford Focus MK4 modello ibrido, 1125 cavalli, turbo benzina. Allora mi sono preso questo tempo per conoscerla abbastanza bene. Ci ho fatto circa 9000 km e ora sono pronto per dirvi i pregi e i difetti di quest'auto. Intanto andremo a provare in una strada fantastica, ragazzi, una chicca. Per gli appassionati di rally sarà semplicissimo riconoscerla, perché si è svolto quest'anno e l'anno scorso il mondiale WRC, ma anche i motociclisti la conoscono abbastanza bene, diciamo da un po' tutti, è abbastanza famosa come strada. Si tratta della Nembro Selvino, famosissima strada strapiena di tornanti. Prima di andarci però andiamo a fare benzina, perché siamo abbastanza a secco, e poi prima di mostrarvi la macchina la voglio andare a lavare, quindi andremo anche all'autolavaggio. Niente, ci vediamo tra poco. Eccoci arrivati all'autolavaggio. Gli diamo una bella lavata perché fa veramente schifo. Poi finalmente ve la mostro. I'm willing to die for this shit. I'm ready to flip and end up in prison the rest of my life for this shit. So my mama ain't want me, she got an abortion, I end up surviving this shit. And if I want a son, I ain't got the money, I'll probably be robbing this shit. Don't know how much I cry for this shit. Said I'm willing to ride for this shit. You know murder's my hobby, inside of my closet's a bunch of dead bodies and shit. Niggas said that I'm cursed, cause I go to church and stare at the Bible and shit. Shorty say I'm the worst, cause I do my dirt, and I don't be hiding this shit. Bitch, I'm a savage, I spit at you bastards, I wonder what you gonna do to me. A 20 anni dall'uscita della prima Ford Focus, l'ovale blu questa volta secondo me si è davvero superato. Con l'MK4 ha sviluppato davvero una macchina davvero interessante. In particolare questo modello si tratta di una ST Line mild hybrid da 125 cavalli, 1003 cilindri EcoBoost. Allora voi direte, sicuramente in tanti lo diranno, è una 1000, ma cosa devi farci, non dura. Vi do un consiglio, provatela e non ve ne pentirete. Tanto parliamo dell'ibrido, si tratta di un mild hybrid, quindi non va ricaricata. Ha un sistema con una batteria che si trova sotto il sedile passeggero. In poche parole, sfruttando l'energia cinetica in base di decelerazione e frenata, si ricarica per poi rilasciare l'energia accumulata in fase di accelerazione, dando una mano al motore sia a livello di potenza e sia a livello di consumi. Il motore, come vi dicevo prima, è un 1003 cilindri in linea da 125 cavalli a 6000 giri. Vi posso dire che se non lo sapessi non penserei mai di essere su un 1000. Davvero un bel motore, sempre pronto ai bassi, molto lineare. I 210 Nm si sentono tutti. È un motore che è sempre pronto, non ti dà mai la sensazione di essere vuoto. Un pochino nella cambiata di marcia, ma questo con le varie modalità e le varie mappe che abbiamo va a limitarsi. Infatti abbiamo 3 mappe: la normale, la eco e la sport. Però siamo nella modalità normale, adesso passiamo in modalità sport. Si capisce subito che qui questa è la modalità migliore dal punto di vista di prestazioni. Esce fuori l'animo sportivo della macchina. Va ad annullarsi quel fastidioso on-off che si trova tra il cambio marcia. Ovviamente
non del tutto, ma vi assicuro che va a migliorare tantissimo la macchina. Nella modalità eco non saprei cosa dirvi, l'ho usato una volta, 2 volte massimo. Sin dai primi chilometri mi sono innamorato di questa macchina, sicuramente grazie alla sua semplicità, alla sua affidabilità. Abbiamo dei sedili molto comodi, regolabili sia in altezza sia in profondità, che permettono quindi una regolazione molto precisa della posizione di guida. Non sono super avvolgenti, ma danno una sensazione di comfort davvero importante. Il volante, dal punto di vista estetico, bellissimo secondo me, ma non è solo quello. La forma giusta, non troppo grande, che permette quindi un'impugnatura ottima, molto ergonomico. Ma davvero secondo me è una bellissima forma, e questo quindi va a migliorare molto lo stile di guida. È molto sincero e preciso. Forse sarebbe stato meglio un po' più rigido nella modalità sport, però sono abbastanza soddisfatto dello sterzo. I freni molto precisi, sensibili al punto giusto, a volte forse un po' troppo, però ti permettono anche di azzardare qualche staccato un po' più al limite, ovviamente senza mai esagerare. Però considerando che la macchina non è proprio leggerissima, infatti pesa 1371 kg, è lunga 4,40 m, il loro lavoro lo fanno davvero bene. L'assetto, ti sembra di stare subito su una sportiva, davvero ottimo, anche questo molto sincero, sai che non ti abbandona in curva, ovviamente anche in questo caso non esageriamo, però il suo compito lo fa davvero bene. Hanno limitato tantissimo il rollio e questo dà davvero tantissima stabilità. Parliamo un po' degli optional di questa macchina. Io ho aggiunto a quelli che mancavano i cerchi in lega da 18, i vetri oscurati, il colore, ho preso un Desert Island Blue metallizzato perché il colore di base usciva color pastello rosso. Una delle cose che mi dà più soddisfazioni è il Winter Pack, che consiste nel sedili, volante e parabrezza riscaldabili. Abitando in un posto abbastanza freddo è davvero utile, ve lo assicuro. Comunque che strade spettacolari, ogni volta che ci passo mi emoziono tantissimo. Sarà che fino a un mesetto fa sono venuto a vedere il mondiale VRC, però sono davvero delle strade fantastiche. È proprio in queste strade che secondo me questa macchina tira fuori proprio il suo carattere da sportiva, anche se piccola, parliamo sempre di un 1000. Quanto cazzo è divertente, però è davvero davvero molto divertente. Si tratti di misto, veloce, veramente ti fa divertire un sacco, facendo scordare anche dei consumi di quest'auto, perché uno dei primi difetti sono questi, i consumi. Casa madre dichiara 5 litri ogni 100 km in urbano e 4 in extraurbano e misto. Nella mia esperienza non è proprio così, perché vi posso assicurare che in urbano, specialmente quando c'è abbastanza traffico, i consumi passano dai 10 a massimo 14 km per litro, che
per un'auto di piccola cilindrata come questa, secondo me sono abbastanza alti, siamo quasi ai consumi da supercar più o meno. Ovviamente non lo è. La cosa migliora un po' nel misto, nell'extraurbano, che arriviamo a circa 22. Però i consumi andrebbero secondo me migliorati. Altro piccolo difetto, la sterzata. Vi dicevo che lo sterzo è molto preciso, molto sincero, però questa macchina montando i cerchi 18 ha una sterzata limitata e questo comporta che quando devi fare manovre o in curve troppo strette va un po' in difficoltà la macchina, soprattutto il guidatore più che la macchina. Un altro difetto secondo me, se difetto si può considerare, è la mancanza del freno a mano, ovvero abbia il freno a mano elettronico, il che forse non è per forza un male, dai, specialmente in queste strade le tentazioni sarebbero tantissime di usarlo, quindi forse è meglio così, dai. Anche in salite con pendenze così elevate come questa la macchina si comporta abbastanza bene, ai bassi c'è sempre. Non voglio vedere i consumi dopo questo video, facciamo finta di non vederli. Troppo divertente, ragazzi, troppo. Allora, per chi di voi possiede questa macchina, vi chiedo di scrivermi nei commenti se la pensate come me, se ci sono altri pregi o difetti che non ho detto, che volete dirlo, scriveteli volentieri. Lo stesso vale ovviamente per chi l'ha provata, anche se non la possiede. Che strade, ragazzi, che strade. Ragazzi, se questo tipo di video vi piace, scrivetemelo nei commenti che ne faremo degli altri. Andiamo a trovare qualche altra macchina da provare e ne faremo degli altri. Ovviamente al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e di condividere il video. Come al solito vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo alla prossima.